Siamo al Giro di Boa, il terzo set di piste di Mario Kart 8 Deluxe, disponibile con il pass percorsi aggiuntivi in vendita a 25 euro, chiude il primo anno con altri 2 trofei e 8 diversi percorsi. Alcuni arrivano dal passato della serie, altri sono inediti e altri ancora portano su Switch piste di Mario Kart on Tour. Nulla di nuovo riguardo la natura di questi tracciati, ma qualche interessante twist è presente. Prima di continuare, se vi piacciono i nostri video, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti. Come già detto in passato, potete ottenere queste ricchissime espansioni abbonandovi al servizio Nintendo Switch Online più pacchetto aggiuntivo. La scelta migliore però rimane l'acquisto del Boost Pack, un pacchetto che costa 25 euro ma che vi rende indipendenti dall'abbonamento online. Le piste saranno vostre per sempre e potrete giocarle anche senza essere connessi alla grande rete. Fatta questa premessa, andiamo ad analizzare le due nuove coppe Roccia e Luna. Il trofeo Roccia inizia come sempre con un circuito cittadino. Stavolta tocca la capitale inglese con Giro di Londra. Si parte con il Big Ben sullo sfondo per compiere 3 giri in cui attraverseremo il Tower Bridge e i giardini di Buckingham Palace, con tanto di catenacci più o meno in libertà. Non può mancare una sezione in cui si passa accanto al Tamigi e la visione della celebre ruota panoramica. La sua particolarità non sta tanto nelle sue singole parti, quanto nella sua capacità di creare 3 giri sempre diversi, con variabili numerose e azzeccate. Ottima la musica, rock, come certi mitici complessi nati in questa città. Lago di Bu è invece il percorso meno riuscito del pacchetto, non perché sia brutto, ma solo perché non riesce a tenere il passo con gli altri. Ripescato da Mario Kart Super Circuit per Game Boy Advance, il titolo guadagna in profondità con saliscendi che ci portano a correre anche in acqua, ma non offre molta varietà lungo le sue curve. C'è qualche salto da compiere, qualche buco sulla pista che obbliga Lucky 2 a ripescarci, ma poco altro. Da segnalare un tornante a 180 gradi che risulta la parte più impegnativa poiché richiede o di rallentare o di impostare la derapata con il giusto tempismo. I meno esperti potrebbero un po' perdersi e imboccare il tracciato al contrario. Molto più colorato e arioso, il terzo percorso è Monte Roccioso. Recuperato da Mario Kart 7 per 3DS, il tracciato risulta più leggibile e semplice in fase di guida, seppur nasconda qualche insidia. La sua forma quasi ovale prevede 2 grandi rettilinei da percorrere spesso in aria. Se il primo inizia con un grande trampolino che poi ci porta a planare tra tubi verdi e alberi, il secondo ci fa scalare una montagna da cui cadono diversi macigni. Vari turbo facilitano e velocizzano la salita, al cui culmine si trova un altro trampolino che ci porta a tagliare il traguardo in aria. Effettuare correttamente quest'ultimo salto nei primi 2 giri può portarci a tagliare una piccola parte del tracciato, facendoci guadagnare qualcosa. Adrenalinico e veloce, funziona anche grazie alla sua semplicità. La Coppa Roccia termina in modo esemplare con Pista degli Aceri, celebre e amatissimo tracciato del periodo Wii. Partendo dalle radici di alcuni aceri si viene sparati con un cannone attraverso le fronde di un gigantesco albero. Da qui inizia una discesa che ci porta a correre sui rami e tra torcibruchi che passeggiano allegramente. Non manca una parabolica su cui eseguire qualche bel trick e una sessione aerea sul finale che ci permette di scegliere se puntare al tracciato principale o alle 2 stradine laterali con tanto di oggetti e turbo. Inoltre, in varie parti sono presenti cumuli di foglie secche che, se colpiti, possono far apparire sul percorso funghi per turbo inaspettati. Sicuramente una delle 2 migliori piste di questo pacchetto. Il trofeo Luna ci porta in un'altra capitale europea con gita a Berlino. La città tedesca si presenta più stradale, presentando un numero maggiore di auto a fare da ostacolo. La sua conformazione ampia permette di sfruttare meglio le derapate, stando attenti a non fare frontali con auto che possono arrivare anche da un senso inverso. Come sempre i 3 giri cambiano il percorso da affrontare, con varie vedute su luoghi simbolo della città. In questo ambito la chicca più apprezzata è la visione del celebre muro abbattuto nel 1989, che in questa rappresentazione viene fatto cadere attraverso la presenza di 2 Whomp inseriti in esso. Per chi non lo sapesse, gli Whomp sono i nemici di Mario che piombano a faccia in giù cercando di colpirlo. Con Giardino di Peach le cose si fanno interessanti per 2 motivi. In primo luogo perché il tracciato si dimostra bello da vedere e divertente da giocare. In seconda battuta perché è il primo percorso retro che viene modificato in corsa. Durante i primi 2 giri il tracciato si comporta come ci si aspetterebbe, con corse tra siepi, fiori e una grande pianta piranha da schivare passando dal lato dove non guarda.
Ci sono alcune curve cieche in salita che richiedono di conoscere il percorso, ma tutto lascia pensare che percorreremo per 3 volte le sue strade. In realtà, il terzo e ultimo giro apre una deviazione che ci fa attraversare tutto il percorso al contrario. Questa scelta non era mai stata applicata alle altre piste storiche e permette di rendere più varia qualsiasi corsa si decida di modificare in questo modo. Non che in futuro debba accadere sempre, ma la sorpresa, specie per chi conosceva l'originale e i suoi 3 giri tutti uguali, è notevole e gradita. Visto il periodo in cui questa espansione arriva, Nintendo ha pensato di proporre un tracciato inedito a tema natalizio. Valico Addobbo è proprio questo, un omaggio alle feste che ci fa correre per le strade di un villaggio e poi su e giù per una montagna innevata mentre una magica slitta vola nel cielo. La conformazione del tracciato è piuttosto semplice e non sorprende né con sezioni particolari né con bivi o biforcazioni. Resta un percorso gioioso e piacevole da affrontare, facendoci correre e volare tra paesini magici e tanta soffice neve. Tanti auguri! Il finale del Trofeo Luna si dimostra forse il miglior tracciato di questa terza espansione e spiega anche il nome della coppa. Quella che potrebbe sembrare l'ennesima pista arcobaleno in un gioco che ne ha già diverse era qualcosa di meraviglioso quando uscì su 3DS. Ora che Nintendo Switch permette un dettaglio grafico migliore, la rende una delle più magiche di sempre. Queste piste si corrono sempre nel nulla, senza barriere e fuori pista che significano salti nel vuoto. Qui quel nulla è il sistema solare, con passaggi accanto ai suoi pianeti, con sezioni da correre sui loro anelli e con un salto a bassa gravità anche sulla Luna. Il tutto in un circuito che non si divide in giri, ma ne propone uno unico suddiviso in 3 sezioni. La stessa strada su cui correremo è composta da colori ed effetti scenografici eccellenti, dimostrandosi assolutamente splendida da percorrere. E se non fosse già abbastanza, vi innamorerete della musica che ci accompagna, epica e ispirante come poche. Le espansioni di Mario Kart 8 Deluxe vanno migliorando sempre più, pescando dall'infinità di piste create dal 1992 a questa parte, continuano a saltar fuori tracciati piacevolissimi ieri come oggi, se non di più grazie a modifiche mirate. L'esempio del giardino di Peach con un terzo giro contromano dimostra quanto Nintendo stia usando questi DLC anche per sperimentare qualcosa di nuovo, magari da inserire all'interno del futuro episodio 9. E se sperimentare vuol dire farci correre anche in tracciati meravigliosi come Pista degli Aceri e l'ultima pista arcobaleno, allora hanno la nostra completa fiducia.